amiche, ben ritrovate sul mio canale. Sono sempre io, Gabriella, in arte Briga Bijou. Nei giorni scorsi vi ho mostrato un po' di spille fatte al video embroidery, qualche orecchino. Ho ripreso in mano anche le paste polimeriche, ma oggi con voi ho deciso di condividere come ho realizzato questa spilla. Questa spilla è realizzata con la tecnica del soutache. Sicuramente non è una cosa semplicissima da fare, ma mi andava di condividere con voi sul canale il procedimento in scatti fotografici di come insomma l'ho realizzata. Ho quasi terminato anche il retro, devo leggermente rifilare ancora un pochino il contorno e niente, quindi vi lascio al tutorial fotografico di questa spilla falena. Io l'adoro, ha dei colori molto belli. Le ali, questi cabochon a forma di ali, li ho acquistati dalla mia carissima amica Silvia Placuzzi, si chiama Manipolarte, la trovate su Instagram, su Facebook, a un negozio Etsy, la trovate anche qui su YouTube. Quest'altro cabochon in pasta polimerica invece l'ho realizzato io ieri perché volevo un colore tinta unita per fare il corpicino di questa falena, quindi me lo sono realizzata io. Poi vi farò anche un tutorial con le paste polimeriche nei prossimi giorni. E niente, che dire, io la trovo veramente molto 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 carina. E niente, vi lascio agli scatti fotografici. Bella sui jeans, bella sull'arancio, bella sui bianchi, sui color panna. Niente, io la adoro, ditemi voi la vostra. Ciao! Comincio con il mostrarvi ovviamente i cabochon, quelli servono per forza. Dopodiché vi mostro un po' di materiali: catena strass, piattine, uno strass, filo. Servirà ovviamente un ago, nel mio caso io utilizzo sempre quello della Tulip. Ovviamente servirà la colla, delle rocaille, le forbicine, insomma tutto il necessario e una base per incollare e cucire. Comincio quindi con incollare e cucire il cabochon su un pezzettino di beading foundation. Vi mostro quindi sul retro come cucio contemporaneamente sia la piattina che gli strass, passando al di sopra degli strass e inglobando all'interno anche la piattina. Ovviamente poi ci sono i tutorial dettagliati sul mio canale, quindi proseguo fino a far incontrare alle due estremità le piattine ovviamente ed unisco. Dopodiché prendo delle rocaille 8/0 e comincio a cucirle passando tra le due piattine per creare il corpicino. Poi incollo un pezzettino di tessuto abbastanza rigido al di sotto, perché a questo punto vado a mettere un pochino di colla e vado ad adagiare per tenere ferme le mie ali, insomma mi aiuto con un pochino di supporto. Dopodiché con un pezzettino di canottiglia, quella rigida presa da Perlinolandia, la dilato un pochino, vedete, e ne taglio un pezzetto, lo vado a cucire in quella piccola parte dove c'è un po' di spazio tra le ali e il corpo centrale della nostra falena. Quindi vado con la canottiglia a riempire questo piccolo spazio, lo faccio da tutti e due i lati e dopodiché vado a sormontare e da mettere al centro anche una piccola rocaille. Dopodiché, fatto questo su tutti e due i lati, vado a dare qualche puntino di colla e a cucire la piattina e vado anche a mettere all'estremità, vedete, una perlina da 4 mm, così completo il corpo della mia falena. Naturalmente poi vado a prendere uno strass da 8 mm, forse 6, non ricordo, e vado a cucire attraverso i forellini di questo castoncino la prima piattina e poi anche la seconda. Questa sarà la testa della nostra falena. Quindi con un pochino di colla vado prima ad incollare ovviamente la testa, vado a sovrapporre il corpo e aspetto che la colla faccia un po' di presa, dopodiché vado a dare sempre qualche punto di cucitura per rendere ovviamente il lavoro più stabile. Vedete che passo sempre tra le due parti che compongono la mia falena. Dopodiché con due chiodini vado a fare le antennine, creo una solina ed inserisco nel chiodino dei piccoli cipollini
cipollottini, quelli piccoli piccoli, e dopodiché vado a cucire le asole alla testa della mia falena. Vado anche a mettere un pochino di colla per stare più tranquilla che non si muovano più. Alla stessa maniera vado a prendere sempre altri due chiodini a punta tonda, spero di non aver detto spiglio aghi, va bene, chiodini, e vado a fare le zampette. Faccio vari tentativi perché non so come sistemarle, poi alla fine decido. Anche in questo caso le vado a cucire. Dopodiché, come faccio sempre per tutti i miei reto, vado a prendere un cartoncino per irrigidire la mia spilla. Ne taglio una sagoma più piccina perché ovviamente non voglio che sporga oltre. Come vedete vado a fare le prove per verificare se va bene. Metto un pochino di colla e l'adagio sul retro ovviamente della mia falena. Aspetto che asciughi un pochino, dopodiché vado a prendere un pezzo di vellutino nero, vado a segnare i punti dove tagliarlo per poter inserire poi la mia spilla. Incollo tutto anche se manca lo scatto fotografico e vado a sovrapporre ovviamente il mio vellutino. A questo punto aspetto che asciughi, taglio e rifilo tutta quanta la mia spilla, l'Ultra Sweet in eccesso, e la mia spilla è finita. Spero che questo video vi sia stato di compagnia e di aiuto per capire almeno passo a passo come si procede nel creare delle spille. E niente ragazzi, come sempre buona creatività, un bacio e vi aspetto al prossimo video. Mi raccomando, supportate il mio canale con un bel like, iscrivete, commentate e cliccate la campanella per ricevere tutte le notifiche dei prossimi video. Un bacio!